Ciao amici, bentornati sul canale. Oggi andremo a fare la recensione di questa fantastica e-bike cargo. Vi voglio fare vedere subito quant'è il suo angolo di sterzata. Riesce a sterzare a 360 gradi in meno di 1,5 metri e le sue caratteristiche non si fermano qua, perché riesce a portare 15 kg nel portapacchi anteriore e ben 40 kg nel cestino posteriore. L'ho testata per tutta la settimana e devo dire che mi sono divertito, ed essendo dotata di poggiaschiena la potete guidare in maniera molto rilassata e comoda, quasi come essere sdraiati sul divano di casa. L'ho utilizzata anche per fare la spesa e devo dire che la stabilità mi ha sorpreso. Ci si deve un po' prendere la mano perché bisogna guidarle in maniera diversa rispetto alle bici a due ruote, ma vi basteranno pochi chilometri per avere il completo controllo del veicolo. Il suo nome da battaglia è Fafris F20 Meti 2 ed è la linea cargo della serie F20. Per quanto riguarda la recensione di oggi, ho diviso questo video in 3 parti. Nella prima parte andremo a analizzare il telaio, nella seconda parte andremo a fare un vero e proprio test su pista e nella terza parte vi darò le mie considerazioni finali. Per cui mettete un bel like, iscrivetevi al canale, sigla e partiamo con la recensione. E ora andiamo a analizzare da vicino questa fantastica Fafris F20 Meti 2 a partire dall'impianto frenante. Abbiamo 3 dischi autoventilanti da 180 mm che vi permettono di frenare anche nelle situazioni più difficili. Potente motore brushless 250 watt a 48 volt con picco massimo di 750 watt. Questo modello non è dotato di cambio, mi avvicino con la telecamera, perché ha solo un pignone e una sola corona. Ha il sensore di coppia che vi permette di utilizzare la pedalata assistita in maniera molto più fluida e omogenea senza consumare eccessivamente la batteria, ed è anche dotata di un differenziale posteriore e unito al baricentro basso del telaio gli dà veramente tantissima stabilità. Compatibile con tutte le persone, con un'altezza che varia tra il 1,60 m e i 2 metri d'altezza. Questo grazie al sellino regolabile che tra l'altro è anche ammortizzato, spero che si veda dalla telecamera, e aprendo questa levetta potete fare le stesse regolazioni sul manubrio. Ottimo anche l'impianto di illuminazione con un monobulbo nella parte anteriore, doppio catarifrangente nei parafanghi posteriori, LED di stop e di frenata sotto al cestino e ci sono anche le 2 frecce direzionali. Ha superato l'IPX5 per quanto riguarda la resistenza all'acqua, e se mentre fate un giro beccate la pioggia non vi preoccupate, perché è dotata addirittura di 3 parafanghi, 2 nel posteriore come avete visto e anche uno nell'anteriore. Sono presenti già di base i 2 specchietti retrovisori, molto utili se le utilizzate anche all'interno delle strade. Per quanto riguarda il comfort, nella parte anteriore abbiamo una forcella ammortizzata munita delle 2 ruote per la regolazione del precarico. Il range è di ben 5 cm, guardate come ammortizza. Caratteristiche che ho apprezzato è la resistenza, perché sia il portapacchi che il cestino sono in metallo, stessa cosa per il telaio in lega d'alluminio che gli permette di avere un'ottima resistenza e un peso totale di circa 45 kg. E sempre parlando del telaio vi svelo una super chicca, perché questa Fafris F20 Meti 2 è completamente pieghevole. Vi basterà aprire la leva di blocco e spingere leggermente dalla parte opposta. Stessa procedura per il manubrio. Così se per caso la posizionerete in garage potrete occupare molto meno spazio rispetto ad altre cargo in vendita che non sono pieghevoli. E parlando del manubrio, qui abbiamo il display da ben 3,5 pollici LCD, ha una buona visione anche sotto il sole, il tasto d'accensione e di spegnimento, i 2 tasti direzionali delle frecce sinistra e destra e i tasti più e meno che serve a modificare il livello di assistenza da 0 fino ad arrivare a 5 per la potenza massima. Il tasto invece che vedete con la lettera I di informazione serve a visionare i dati del viaggio come i chilometri totali e i minuti di utilizzo della bici. Dall'altra parte troviamo questo acceleratore, appena lo giro come vedete la bici tende ad andare avanti, ed è un acceleratore legale che permette a questa Fafris di raggiungere i 6 km/h. Per quanto riguarda i pneumatici abbiamo 3 ruote da ben 20 pollici di diametro e 2,5 pollici di spalla. Sono comportati molto bene anche su leggeri fuoripista come questo, ed avendo una spalla comunque abbastanza sostanziosa aiutano ad avere già di base una buona ammortizzazione. E per la sicurezza hanno anche inserito questi blocca freno sia per quello anteriore
che per quello posteriore di colore rosso. Una volta che saranno attivi, come vedete, anche se provate a spingere la bici non va né avanti e indietro, perfetta se per caso la dovete parcheggiare in una zona di discesa oppure di salita. La batteria è un altro punto di forza di questa Fafris F20 Mate 2. Ci sono due versioni, una con la batteria removibile da 21 Ah e l'altra con la batteria sempre removibile da 25 Ah a 48 volt, con un'autonomia di 65-85 km per quella a 21 Ah e 75-100 km per il modello con 25 Ah. Adoro tantissimo il selino ammortizzato e anche questo comodo poggiaschiena, perché entrambi sono molto morbidi e soprattutto imbottiti. Proviamo a vedere come funziona l'acceleratore che ci assiste nella partenza. Guardate, non sto utilizzando le gambe, sono a livello 0, non sto utilizzando il motore, non faccio troppa fatica a pedalare, ovviamente si sente il peso. Adesso provo il livello 1, mi sta già dando una mano fino a 7-8 km/h. Livello 2 si sente che mi spinge fino a circa 12-13 km/h. Il livello 3 invece mi dà un ulteriore boost fino a raggiungere i 15 km/h, anche 16. Proviamo il 4, sentite come spinge, siamo già a 18-19 km/h e andiamo alla massima potenza, livello 5, superando tranquillamente i 22-23 km/h. Adesso proviamo anche ad andare sul fuoripista per vedere come se la cava. Sto andando sull'erba che hanno appena rasato, è abbastanza stabile e nonostante le sconnessioni l'ammortizzatore anteriore risponde bene per abbassare le sollecitazioni e anche il selino ammortizzato è veramente comodo, soprattutto se la utilizzerete nella ghiaia o nel fuoripista. Adesso scendiamo e beccatevi anche l'angolo di sterzata. Questa ciclabile non è più larga di 3 metri, ma riesco comunque a fare un giro a 360 in pochissimo spazio. Andiamo a vedere anche la frenata, vado al massimo, adesso provo a inchiodare da 23 km/h, via! Avete visto, in meno di 2 secondi si è fermata. Ovviamente questa Fafris non nasce per fare delle gare, trick o fuoripista estremo, ma la sua idea progettuale e il suo scopo principale è spostare merci. E concludo questo test andando a fare anche una prova degli ammortizzatori in questa zona di sterrato con le buche. Guardate che buche che ci sono, ma devo dire che comunque rimane stabile. E ovviamente il vantaggio di avere anche gli specchietti è molto utile se la utilizzate in strada per avere sempre la percezione dell'asfalto e delle macchine che vi stanno attorno. E con lo sterrato si conclude il test di questa Fafris. Si è comportata bene sia sul fuoripista e ovviamente sulle ciclabili che il suo pane quotidiano. Per quanto riguarda il prezzo, questo modello viene venduto in due versioni: 2199, la versione con la batteria leggermente meno capiente, invece 2599, quella con la batteria più potente. Per quanto riguarda le mie considerazioni, devo dire che è una bicicletta perfetta per chi utilizza il proprio mezzo per fare la spesa o comunque trasportare dei carichi. Non avrete nessun problema anche con spese o carichi superiori ai 30 e 40 kg. E quindi se avete già una bicicletta normale vi consiglio questo modello, così avrete una bici perfetta per ogni occasione. E se abitate in una zona con le strade o le ciclabili stesse un po' sconnesse, non vi preoccupate, perché avendo sia la forcella ammortizzata con un range di 5 cm e anche il sellino ben ammortizzato, non avrete nessun problema anche nei terreni accidentati, sia per voi ma anche per la spesa. E anche per quanto riguarda la sicurezza sono rimasto stupito, perché l'impianto frenante è veramente molto potente, non me l'aspettavo su una bici cargo. Illuminazione completa per poterla utilizzare anche di notte con frecce destra e sinistra, luce davanti e luce posteriore. Se siete interessati a questo modello vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare e anche le informazioni sia sul primo commento che nella descrizione di questo video. E sempre in descrizione vi ho lasciato il codice promo per avere un ulteriore 50 euro di sconto. Da Luca Tac e da questa Fafris è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!